Si mangerà tutta notte, costantemente, perché poi l'effetto arriva proprio pum, alla fine. Masticalo bene. È malissimo. Che cazzo? Che cos'era? C'era un serpente gigantesco. Adesso devo stare attento a non farmi uccidere. C'è una fase in cui a volte si può stare male, Mamma mia, se questa è una sfida potente per lei. per poi inizia a avere intuizioni, pensieri. Fai una preghiera perché lo spirito ti aiuti a trovare la forza. Che bello. Anche i migliori prima o poi cadono. Hai mai visto qualcuno in preda ai deliri da peyote? No? Bene, lo stai per vedere. A me fa questo effetto perché devo integrare questa energia maschile, per questo mi fa stare male. Io e Giacomo eravamo dispersi nel deserto insieme a Davide e Fiore, due guide spirituali con cui eravamo in viaggio per provare 3 droghe psichedeliche legate al mondo della meditazione. Fino a qua tutto bene. Si dà un morso grande, come funziona? Dopo il rapé, infatti, toccava il peyote, che è anche il motivo per cui ci troviamo nel nulla a raccogliere sti cactus dal sapore apparentemente insostenibile e che stiamo, proprio adesso, per assumere. Prendo droghe, non le medicine. Faccio che magari ti piace pure. Quanto devo masticarlo? Riducilo in bottiglia. Com'è? È amarissimo. Lo stomaco che... Mica che morsi che fai. Vi giuro che già dopo il primo morso stavo per quittare, ma i piani di David non erano gli stessi. Dimmi circa quanti dovrei mangiarne. Si mangerà costantemente tutta notte, perché poi l'effetto arriva proprio pum, alla fine. Quando arrivi a quel limite lì che non ce la fai più, devi superarlo. Se non ce la fai a superarlo in quel momento, fa troppo schifo. Aspetti 10, 20, 30 minuti, poi riprendi ancora. Doppio? Il cico. Bravo. Ma gli effetti? Cosa senti? Fresco, tipo. In realtà io sento bruciore. Al di là della pancia cosa senti? Sento più connessa, la vista migliorata, riesco a guardare in lontananza, connessa al canto degli uccelli, alla vegetazione. La situazione era terribile. Da una parte il sapore profondamente disgustoso del peyote e dall'altra la paura di un effetto che non abbiamo minimamente idea quale possa essere. Mi è rimasta questa quantità. Adesso lo mangeremo andando verso l'accampamento, che ovviamente non ci è stato detto dove sia. Ho un po' di paura perché l'ho mangiato veloce per buttarlo giù e invece Davide lo tiene in bocca tantissimo. Vorrei che mi fosse un po' più spiegato cosa devo aspettarmi, perché sennò ho paura di spaventarmi. Quell'effetto? Sì. Il peyote attiva molto e al contempo però ti porta anche dentro. C'è una fase in cui a volte si può stare male, per poi finita quella fase inizi a avere intuizioni, pensieri, capire maggiormente più cose della tua vita, Connessioni. fino ad arrivare a livelli molto profondi in cui arrivano pure visioni. Inizia a farmi male lo stomaco. È la soluzione? Dagli contro. Ecco, perché ricordiamo che gli effetti del peyote sono, come per molte altre droghe, profondamente personali e agiscono a seconda delle proprie condizioni fisiche e mentali. Vero, Dena? Certo, gli effetti psicotropi degli allucinogeni dipendono chiaramente dalle condizioni fisiologiche, ma anche dal cosiddetto set and setting, ovvero dallo stato psicologico della persona, set, e anche dall'ambiente in cui la sostanza viene assunta, setting. In alcuni casi, infatti, se il set e il setting non sono dei migliori, il viaggio psichedelico può trasformarsi in un bad trip, una condizione orribile in cui si iniziano a manifestare le nostre paure più profonde e quindi sono dei veri e propri incubi ad occhi aperti. Se invece ci si prepara psicologicamente, magari seguiti da chi ha già fatto uso della sostanza, allora l'esperienza potrebbe essere anche più piacevole. Quindi non roba da poco e pensare che il peyote lì non è l'unica cosa potenzialmente pericolosa. Giacomo, mi hai tirato in faccia un legno enorme. Che cos'era? Stanno scappando. C'era un serpente gigantesco. Ho buttato giù un quintale di peyote perché mi sono spaventato col serpente. Meglio, se ti punge il serpente il peyote ti aiuta. È vero, qui nel deserto ci sono pericoli ovunque. Serpenti, spine, il sole che ti brucia la pelle. E sinceramente anche di Davide non è che proprio mi fidi al 100%. Ma almeno sono pericoli chiari, li vedi, li riconosci e puoi evitarli. A casa invece no, i nemici sono più silenziosi. Bollette, tasse e scadenze uniti a quella costante sensazione di non avere mai tutto sotto controllo. Che a me, lo sapete,
fa impazzire. Il problema è che qua io non so mai niente di quello a cui vado incontro, no? Per questo uso Trade Republic, una banca vera, con IBAN italiano che unisce conto corrente, investimenti e risparmi nello stesso posto. Trade Republic ti riconosce inoltre il 2% lordo annuo sulla liquidità, che significa che anche i soldi fermi sul conto corrente continuano a lavorare per te ogni mese, mentre tu sei lì sereno a non fare nulla. Ed è pure gratis, senza commissioni mensili e con regime fiscale gestito automaticamente da loro, così non devi impazzire con dichiarazioni complicate e calcoli matematici. Come al solito, link in descrizione e in 5 minuti potete iniziare anche voi. Penultimo morso, direi. Mamma mia, mi ero dimenticato che so proprio. Però no, è buono. Se esistesse una scala di amarezza da 1 a 100, in cui 1 è l'acqua tonica e 100 è il denatonium benzoate, ovvero il composto chimico più amaro conosciuto, per cui anche poche gocce risultano insopportabili, il peyote sarebbe tra il 90 e il 95. Rendetevi conto quindi di cosa c'ho in bocca da un quarto d'ora e cosa dovrò mangiare all'infinito. Ah! Fanculo! Oh! Ma non viene via? Siamo veramente disperati. Aiuto, non manca tanto, mezz'ora, massimo un'ora, spero. Il punto d'arrivo era il luogo del rituale che David aveva organizzato. Il problema era che stavamo camminando da ore, senza indicazioni precise e con la sola speranza che David si ricordasse dove dovevamo andare. Sono le 7:26. Un po' inizia a venire giù il buio e siamo qua in mezzo. No. Male, non ce la faccio più. Come stai? Male. Perché? So, viene da piangere. Non tanto. La situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro. Ultimo pezzettino del primo, così sento di aver già iniziato. Via. Via. Adesso l'obiettivo è resistere, andare dove ci sarà il fuocherello e godersela. Oh porca. Che cazzo di piante che ogni volta mi fanno piangere. Ma mi fa paura la tua tranquillità con cui esprimi i sentimenti negativi. Fate conto che dovevamo arrivare dallo sciamano molto prima, ma David si è perso 30 volte perché una mappa avrebbe rovinato parte dell'experience fondamentale. Oh, un miraggio. La L'ora della strada. strada. Facciamo Dai. l'ultimo morso. Piano piano. Qua c'è un cerchio cerimoniale, quindi probabilmente siamo molto vicini a dove dobbiamo andare. L'unica cosa, inizia a diventare bello buio. C'è della gente, lo sento. Qua già arrivati, sentono delle persone. Vedo degli sballi. Sono loro. Ed eccoci al punto di ritrovo. Hola, llegamos. Hola. ¿Es tu hijo? Es mi hijo. Hola. Mucho gusto, Alessandro. Il bambino sinceramente non me l'aspettavo, ma adesso che succede? Maracame è lo sciamano indigeno. Tra l'altro non è un maracame qualsiasi, ma è proprio l'autorità spirituale del suo popolo. Può anche arrestare le persone. Y dice comisaría San José. Usted decide todo. Sí, autoridad. Il Maracame, come anticipato David, è lo sciamano del popolo Wirrari, che ha una guida spirituale che teoricamente conosce il linguaggio degli dei. È lui che può guidare il rituale del Liguri, aprendo porte attraverso i canti al mondo e gli spiriti. In poche parole, quest'uomo interpreta i messaggi del deserto, facendosi ponte tra la terra e il divino. Sono troppo curioso di vedere cosa succederà adesso. Siamo arrivati qua, faremo il fuoco. Ya comimos un icorito cada uno. Ah, qué bueno. Bueno, más o menos. Más o menos. Ho acceso il fuoco, è bellissimo da guardare. Ho preparato il mio altarino in cui ho le mie cose sacre. C'è l'applicatore di rapè, Alessandro già conosciuto. Ho messo l'agenda qua come mio altarino e come cosa a cui tengo di più. Ma ancora prima di iniziare, Fiore non si sente bene. Mi spaventa troppo il fatto che lei stia vomitando. Es normal. Cuando te vomitas, no es nada. Tenemos algo malos, él va a limpiar. Non che voglia dubitare di loro, ma andiamo a controllare. Un pochettino, sì, mi sento molto meglio. Io intanto sono in totale paranoia. Mi spaventa troppo non sapere. Non so niente della cerimonia, non so niente di cosa mi dovrebbe fare. Quella lì ha vomitato. Ho paura, non so se voglio
prenderlo ancora. Non preoccuparti se mi vedi star male a me, perché lo spirito degli Liguri, che è uno spirito molto maschile, mi fa lavorare a me su delle cose che mi mancano, che invece tu hai. Non può semplicemente essere che tu fai difficoltà a digerire questa cosa e quindi vomiti e semplicemente ti fa una sorta di indigestione e non stai curando niente. No, non è così, io sento tutto, comunico con gli spiriti anche senza, quindi figurati, sento la guarigione che ho ricevuto, anche proprio esattamente quale ambito sto guarendo. Ma sta cosa sarà vera? Chiediamolo a Dena, che ormai è la nostra guida scientifica ufficiale. Allora Ale, dal punto di vista scientifico mi sembra un po' ovvio dirlo, ma gli spiriti non esistono, quindi con buona probabilità Fiore è stata male perché banalmente ha un fisico diverso dal tuo, ha una massa corporea minore e quindi la mescalina potrebbe essere entrata in circolo più velocemente, causando i tipici effetti collaterali come ad esempio il vomito e la nausea. Inizia, quindi, il rituale. Prima di mangiarlo prendiamo uno specchietto e lo mettiamo in queste 2 ciotoline per gli spiriti. Quel gesto è un'offerta. 2 pezzi di peyote nelle ciotoline rappresentano il nutrimento per gli spiriti che vengono invocati durante la cerimonia. Offrendo il peyote agli spiriti, David non spreca la pianta, ma la condivide con il mondo invisibile. È un atto di rispetto e reciprocità per cui sta dicendo: tu mi apri la visione e io ti restituisco qualcosa. Lui ha mangiato un pezzettone enorme. Ed è qui che inizia la vera e propria cerimonia. Non un trip collettivo come potrebbero pensare in molti, ma una sorta di incontro con se stessi in cui la sostanza dovrebbe mostrarti ciò che hai bisogno di vedere. Ognuno dei partecipanti, secondo loro, riceve visioni, ricordi e messaggi simbolici. Animali, antenati, luce e alle volte pure paura. Il fuoco è il testimone, il maracame è la guida, ma il viaggio è totalmente individuale. Un po' di paura. Anch'io. Ma no, mangiarne mezzo non ti fa niente. Ne ho mangiato uno intero prima, guarda come sono. Appunto, allora perché devi avere paura? Lì ero un po' combattuto perché volevo smettere di mangiarlo. Avevo paura che esagerando a un certo punto mi sarebbe arrivata la botta troppo strong. Però mi sono detto, ormai sono qua, che devo fare? Mangiamo. Più buono, più cattivo di prima. Molto più cattivo di prima. Asprissimo. Che puoi spostarlo nella bocca e ti ammazza. Preferito del maestro, grande. E per non lasciare nessuno indietro, decidiamo che forse è il caso che pure Giacomo partecipi a tutto questo. Masticalo bene. Aspettavo un po' peggio, sinceramente, il gusto, però io. Dai un altro morso adesso. Mamma mia, adesso più cattivo. Nel frattempo, Fiore riprende a star male. Mamma mia, se questa è una sfida potente per lei. Davide, al contrario, sta sereno come non mai. Il peyote è strabello fare con i miei amici, scherza, si ride un botto, proprio ti fa pigliare bene. Benissimo, hai visto? Si parte poi con i canti che, essendo molto ripetitivi, dovrebbero portarci in una sorta di ipnosi. Praticamente lui sta cantando questa preghiera anche per indurci in uno stato di connessione unito a mangiare questa cosa che dovrebbe appunto fare il suo effetto di insieme. Sta 40 minuti che sta cantando. Situazione ancora una volta fuori di testa. Però io sono curioso di conoscere meglio il nostro maracame. Chi è davvero? ¿Cómo empezaste? Me enseñó mi papá cuando era chiquito. Cuando me vine acá a este lugar, comí la medicina, el jicuri. Pues de allí como que, o sea que me jaló, me gustó mucho a mi cultura. Estoy haciendo para seguir a la cultura wixárika. Questo è sicuramente nobile da una parte e mi fa pensare che ci sia della verità dietro queste cerimonie. Pues estoy aprendiendo a mis hijos, ya están probando la medicina. Dall'altra, il fatto che chiedano centinaia di euro in cambio mi fa rimanere un po' dubbioso sulle reali intenzioni di questi gruppi. Lo fanno perché ci credono davvero o è un altro modo per fregare questa tipologia di turisti? Necesito que tentar para creer, pero cuando tento con todo el corazón. Soy feliz y agradecido de poder hacer esta experiencia juntos. Espero di poter aprender algo nuovo. Io ero la prima ad avere un'idea completamente diversa. Ringrazio Davide, il maracame, per avermi fatto scoprire le medicine, i liquori. La mia preghiera è perché questa tradizione possa arrivare alla maggior parte delle persone. E si riparte
con i canti. Adesso faccio un attimo una pausa perché mi sta iniziando a dare un po' fastidio. Sto qua, lo so. Prego perché la mia guarigione possa giungere a tutte le donne del mondo. Wow, è bello forte, ne ho preso poco, ne ho preso solo quello di prima. Però sono tanto sensibile, riesco a sentire tutta l'energia del deserto e ho chiesto delle guarigioni potenti. Si torna al falò e scorrono i minuti e poi le ore. E sinceramente non ho idea di quanto tempo sia passato. Mi sembra folle quanto sia bello questo momento. Siamo qua così col fuoco. Lui che canta ipnotico e suo figlio lì che dorme. Mi addormenterei da quanto è bello e rilassante questo momento. Al di là del fatto No, che sono perché stanco. l'effetto del liquore è proprio attivante. Significa che hai mangiato poco. Devi mangiare più liquori. Basta. Si è dato la zappa sui piedi. Sì, esatto. Il problema è che del peyote non ne ho più. Cioè adesso il mio corpo mi dice smetti di mangiarlo proprio. Quando arrivi al limite, superalo. È lì che poi succede qualcosa. Fai una preghiera perché lo spirito ti aiuti a trovare la forza. Ce l'hai la forza dentro di te per sfidarti. Mi fa troppo strano dire di pregare verso uno spirito che mi aiuti a riuscire a Prega te stesso mangiare. allora. Il fuoco, tieni il fuoco. Avanti, spirito dei liquori, mangia quello. Io lo sai che prima trovavo la forza vedendo mangiare te. Sì, perché comunque non l'avevi mai mangiato, non mangi frutta. Dicevo dai, se ce la fa lui, ce la posso fare pure io. Come simbolo del fatto che apprezzo molto tutto quello che hai fatto e stai facendo, da un altro morso. La sensazione più brutta del mondo. È Murakami? No, ti prego. Volevo dire con tutto il cuore che lei ha detto 100 volte di avere poca energia maschile, ma qualsiasi donna del pianeta Terra, subendo quello che ha subito lei, avrebbe rotto i coglioni al suo ragazzo per tutto il tempo. Lui le ha fatto mettere delle ciabattine ed siamo andati nel marcio, nei cosi, e lei non ha detto niente, l'ha detto solo una volta un secondo. Mi piange, ogni volta mi fanno piangere. Sì, io veramente sei la numero uno. Ma se io avessi fatto una roba del genere, mi avrebbe ucciso. Vedi che ci si può temprare. E allora tempriamoci anche noi. Ecco che riparte subito e noi andiamo con un altro morso. La roba bella di questa situazione è che potrei fare qualsiasi roba strana, anche questo, e allora va bene, cioè è come se stessi tipo sfogando. E ora torno da dove sono venuto. Qui devo ammettere che rivedere il video mi ha completamente sorpreso. Mentre stavo vivendo l'esperienza ero convinto che alla fine non mi stesse facendo niente. Cercavo di super analizzarla e di restare lucido. Ma forse un po' fatto lo ero. l'1:15. Calcio viene fra 7 ore. Porca. Però questa è la situazione. Giacomo così fumicato, il fuoco è lì che spinge. Loro, vabbè, non li ferma più nessuno. Io sono qui. Però sono sveglissimo e non capisco come faccio a non avere sete e fame, non è inspiegabile. E ci sono una marea di stelle, bellissimo. In ogni caso, dormire non era proprio facilissimo. Anche i migliori prima o poi cadono. Sono le 6, sta uscendo il sole. Tra poco potrò di nuovo bere. Non avrei mai pensato di riuscire a resistere così tanto senza bere, senza mangiare. Avevo una paura incredibile di fare questa cosa. Tu pure. E invece è andata, non bisogna aver paura di niente. Che avventura, ragazzi. E per chiudere, finisce il digiuno. Una cosa, sempre offrire al fuoco, anche poi quando mangerai magari un pezzo di frutta, forse. No, la cioccolata. Ma splatte un po' prima del fuoco. Ok. E tra acqua, frutta e ringraziamenti agli ultimi spiriti della cerimonia, David tira fuori un serpente. Mamma mia, che merda. Sinceramente non ho le forze per provare a comprendere. Sembrava impossibile, ma in lontananza vedo una salvezza. Ho preparato tutta la mia roba, è arrivato il boss, adesso direi che posso mangiare. Oh, della cioccolata, non mi sembra vero. Rispettando la tradizione, offro e adesso godo. Che bello. Si
riparte ufficialmente verso la pseudo civiltà. Sicuramente ho sentito qualcosa che poteva essere indipendente dall'assunzione del peyote, perché era un momento sicuramente fighissimo. Non ho provato la realizzazione. E come lo spiega questo David? Licori è proprio molto lento e probabilmente appunto questa notte ha solo lavorato su cose molto superficiali, ovvero le schifezze che mangi. Abbiamo detto che era maionese, vabbè. Quindi non può andare in profondità ad aprirsi, infatti spesso comunque si continua. E comunque il piatto forte arriva adesso. La prima preparazione meditativa che abbiamo fatto a Tepoztlán, la seconda preparazione col peyote, per poi dunque. Con il buffone. E con quello, e aggiungo giustamente, essendo la sostanza psichedelica più potente del mondo, sarà da divertirsi. Nel prossimo episodio. Si torna più indietro. Prendiamo la nostra morte. Estos son suficientes para dormir a 50 personas. Perché non vedo questa roba? Io ero al centro dell'universo. El bufo es algo fuerte. Hemos visto muchas vidas cambiar. Adesso voglio rifarlo, subito.